un ringraziamento alle condizioni, tutto sommato anche a questo difficile periodo che ci ha facilitato in questa modalità di incontro a distanza. Non avremmo mai pensato di fare una cosa del genere l'anno scorso ed è come se ci fossimo tutti un po' più abituati a questa modalità che ci permette di avere degli scambi impensabili e sicuramente poi ha arricchito e ha sostenuto tutti noi in questi momenti di incertezza e di transizione. Per cui intanto io ringrazierei le condizioni create perché questo incontro si è reso possibile e tra queste condizioni la grande generosità di Nicoletta che da anni lavora in Italia con Susan e che in qualche modo ci ha offerto come interesse di organizzare questa conferenza perché era un'occasione in qualche modo unica di incontrare questa modalità del mindful parenting che sembra essere uno dei principali fattori di protezione che noi possiamo e offrire e mettere in campo questa fase storica. Interesse da anni si chiama Interesse Mindfulness in Azione, l'associazione fondata da me e Anna Rossi che è qui con noi oggi e da anni si occupa appunto di promozione della salute. Noi veniamo da un modello diciamo legato alla scuola di specializzazione in psicologia della salute dell'Università di Roma e siamo sempre più stati interessati nel tempo, siamo sempre stati più interessati ad elementi di promozione rispetto agli elementi preventivi o riabilitativi, ma gli strumenti sono pochi ed è molto difficile affermare una cultura della promozione. Per cui questa possibilità di avere accesso a uno dei modelli più affermati di mindful parenting e avere un accesso diretto attraverso la presenza di Susan è una grande opportunità per tutti quanti noi. Quello che sappiamo è che come dire, è un modello che poi è stato in qualche modo utilizzato anche in campo clinico, ovviamente, quindi sia con genitori o con futuri genitori. Quello che sappiamo è che è stato utilizzato moltissimo anche in tutte quelle situazioni di genitori-bambino a rischio. E quindi è una possibilità di avere uno strumento potente di protezione, un fattore di protezione essenziale che poi ha delle ricadute anche sul ridurre la patologia, ovviamente. Per cui ci sembrava veramente molto importante rispetto al nostro progetto e anche alle nostre attività essere vicini e sostenere questa iniziativa in Italia, perché ci sembra veramente un'occasione da non perdere in questo periodo storico. Mentre aspettavamo, Susan ci diceva che tra tutti i training che loro stanno offrendo, tutti sono diminuiti e quello in mindful parenting sta aumentando, no? Stanno aumentando le richieste, perché evidentemente dà una risposta specifica a un bisogno che in questa fase storica è particolarmente sentito, perché le famiglie sono seriamente in difficoltà. Quindi ci sembrava veramente un'occasione unica in questo momento storico e quindi quello che ringrazio ovviamente Susan per la sua presenza generosa oggi pomeriggio e ringrazio Nicoletta per aver permesso questo felice incontro. Due parole di presentazione di Susan, che è una psicoterapeuta cognitivista che è specializzata in interventi di mindfulness rivolti a bambini, genitori, a famiglie, ma anche ha lavorato tanto in azienda. Lei insegna all'Università di Amsterdam, lì dirige il laboratorio per le famiglie ed è la fondatrice del centro clinico dell'università. In questo centro clinico vengono offerti dei trattamenti basati sulla mindfulness e sull'approccio cognitivo-comportamentale anche a famiglie ad alto rischio, quindi con psicopatologie.
Le sue aree di ricerca riguardano sia la trasmissione transgenerazionale della psicopatologia e dei processi familiari, sia la relazione costi-benefici degli interventi basati sulla mindfulness, che è particolarmente importante in questo momento storico, perché è come se dovessimo in questo cambiamento di prospettiva affermare questa possibilità del fatto che gli interventi di promozione della salute hanno un risparmio poi per la società, producono un effetto positivo a tutto tondo. Susan si è occupata di interventi preventivi e clinici per bambini con disturbi d'ansia, anche attraverso interventi focalizzati sulle famiglie. Come sapete, in quanto proprio ideatrice di questo modello di mindful parenting, ha pubblicato più di 200 articoli su riviste scientifiche internazionali e ha libri tradotti in 14 lingue diverse in tutto il mondo, e di uno di questi in particolare vi parlerà adesso Nicoletta, a cui lascio la parola perché presenti il grandissimo lavoro che è stato fatto in questi anni e in qualche modo vi faccia conoscere che cosa già esiste in Italia. A te la parola, Nicoletta, grazie. Grazie a Paola, siamo vecchie compagne di avventure professionali, ed è un piacere che condividiamo anche questa tappa con Paola e anche con Anna. L'incontro con Susan è nato stimolato da un gruppo di genitori. Io sono stata coinvolta dalle famiglie di pazienti borderline del progetto Itaca e di Family Connection, che sono due realtà di genitori, due realtà con una matrice internazionale, che si occupano di offrire sostegno a famiglie in cui il figlio ha avuto una problematica psichiatrica importante. La cosa bella è stata che è nato un dialogo molto ricco con le responsabili italiane di Family Connection e del progetto Itaca, e da questa ricca collaborazione poi è nata l'idea di invitare Susan, il cui protocollo di mindful parenting è pensato anche per il sostegno alla genitorialità di adulti che abbiano condizioni di disabilità fisica legata a malattia o di disabilità psichiatrica. E però poi devo dire, come mi succede raramente, ma quando mi succede proprio alla grande, poi io in realtà mi sono innamorata del mindful parenting perché ne ho visto le grandissime potenzialità cliniche come psicoterapeuta. Il mindful parenting unisce alla pratica di mindfulness la struttura della schema therapy, di cui ho la formazione, e lo fa in una maniera estremamente portatile e intelligente. E dico portatile non a caso, perché ritengo che molte delle pratiche di mindful parenting possono agevolmente entrare nella stanza della psicoterapia. E poi me ne sono innamorata ancora di più perché ne ho visto le potenzialità cliniche. Con Susan abbiamo da poco concluso un ritiro di reparenting, quindi genitori di se stessi, un percorso molto interessante per concludere i temi rimasti irrisolti, unendo la pratica di mindfulness alla pratica di mindful parenting. Ho curato l'edizione italiana del libro di Susan insieme a Marina Petruzzi, che vedete qua, Marina. E niente, ormai siamo un trio, ci muoviamo in tre. Ed è stata una bellissima collaborazione, anche una bellissima collaborazione con la casa editrice Enrico Damiani, che ringrazio perché ci ha offerto davvero tantissimo sostegno, ha creduto tantissimo in questo progetto. Infatti il libro di Mindful Parenting che intravedete accanto a Susan sta andando molto bene ed è veramente un ottimo libro.
Adesso sta per iniziare a Roma il secondo teacher training in mindful parenting rivolto a professionisti che siano interessati a utilizzare a scopi clinici o preventivi il programma di mindful parenting. Tra poco io inizierò invece il protocollo di mindful parenting online per genitori e abbiamo un sacco di altri progetti, sia con Paola che con Susan per il futuro, l'idea di replicare il ritiro di reparenting. Insomma, è qualche cosa che porta appamata, porta l'impronta della cura e l'etica della cura in ogni momento della nostra vita professionale. E l'etica della cura è alla fine la vera etica, quella che ci può aiutare a introdurre un cambiamento salutare. Quindi cedo la parola a Susan e a Marina che ne sarà traduttrice e che credo spiegherà sicuramente molto meglio di quanto potevo fare io questo bellissimo progetto validato come tutti i protocolli mindfulness, validato su campioni di partecipanti. Quindi cedo la parola a Susan. Thank you, Nicoletta. So first, Paola, thank you for the opportunity to speak here in Italy for such a large public of professionals and parents interested in mindful parenting. Grazie innanzitutto per avermi dato la possibilità di parlare qua in Italia a un pubblico così vasto di professionisti e di persone interessate al mindful parenting. And thank you, Paola and Nicoletta, for your kind words. E grazie a Paolo e Nicoletta per queste gentilissime parole della vostra presentazione. And thank you, Marina, for translating today. Grazie. And just want to share with you one funny mistake that Marina just made while she was chatting to me in Italian, but in English what the two of you were saying. Vuole dire, ho fatto un errore buffo perché io mentre parlavate in italiano scrivevo a lei cercando di tradurre molto velocemente quello che dicevate, devo aver fatto un errore. She wrote sinful parenting, mindful parenting. Oops, sorry. So this is what we call Freudian mistakes. Esatto. Ho scritto sinful parenting, sinful sarebbe pieno di peccato, diciamo. Non sono bravissima a scrivere, è meglio parlare. And so in this period where both Italy and Holland and of course the whole world with us have suffered from COVID and are still suffering, and some of us, like we, are severely in our second wave. Quindi quello che vorrei dire è che in questo periodo in cui in Italia, noi qua in Olanda, ma in tutto il mondo stiamo ancora combattendo e soffrendo per questa situazione del Covid e noi in particolare siamo nel pieno della seconda ondata. I call the lecture of today Mindful Parenting in Challenging Times. Mi viene da chiamare questa presentazione di oggi il Mindful Parenting per tempi difficili, diciamo. Or you could also call it Mindful Parenting in Insecure Times. O anche magari Mindful Parenting per i momenti in cui si è insicuri. So my 19-year-old daughter, who is half Italian, mia figlia, 19enne, che è per metà italiana, kind of joked today to me, Mom, in 10 years of time, maybe we will talk to our children and you to your grandchildren about this period that we once had where everybody had to wear mouth caps and had to keep social distance. E mi diceva oggi, chissà mamma, forse fra 10 anni io racconterò ai miei figli e tu ai tuoi nipoti di questo stranissimo periodo che abbiamo vissuto in cui bisognava andare in giro con la mascherina e stare distanti. But it may also be that in 10 years of time, we will talk to our children and me to my grandchildren about
that there has been a period in the world where we were actually able to be close to each other and go to parties all together and live without mouth caps. Però ci sarà anche possibile che invece racconteremo ai nostri figli di quei tempi in cui si poteva uscire senza mascherine e stare tutti insieme, andare alle feste e stare vicini. And so although she brought it as a good joke, I thought it is true. There is a deep truth in it that we don't know how the world is going to evolve. E quindi anche se la sua era una battuta, la verità profonda è che noi in effetti non sappiamo cosa succederà in futuro nel mondo. And to raise children in a world that we don't know where it's going to evolve to is a very challenging task. E crescere dei figli in un momento in cui non si sa che indirizzo, no, prenderà il futuro, cosa succederà nel mondo, è un compito molto difficile, molto arduo. And so when I developed this program, the first version already was developed 20 years ago. Quando ho sviluppato questo programma, e la prima versione risale a 20 anni fa, so there was already the beginning of the climate change problems. Quindi era già iniziato, diciamo, tutta la questione del cambiamento climatico, dei problemi con il clima. And I was raising young children at that time. E io all'epoca avevo, infatti, i miei figli erano piccoli, li stavo crescendo, erano piccoli. But I could have never dreamed what the challenges of today's young parents are. Ma certo non mi sarei mai potuta neanche immaginare le sfide invece che devono affrontare i genitori con i figli piccoli oggi. For example, that we don't know here in Amsterdam if 50 years of now Amsterdam still exists because the water is rising so fast. Per esempio noi qui ad Amsterdam non sappiamo se fra 50 anni la città esisterà ancora perché l'acqua si sta innalzando in maniera veramente molto rapida. So the question is really, where do we find our refuge, our stability, our solidity in such an insecure time? E quindi la domanda è: dove troviamo il nostro rifugio e la stabilità e la sicurezza in un momento in cui c'è così tanta insicurezza e incertezza? And so before I'm going to share with you some of the theory and the research findings on mindful parenting, I like to start with a short meditation. E quindi prima di parlarvi un po' delle ricerche, dei risultati ottenuti nella ricerca sul mindful parenting, vorrei fare una piccola meditazione insieme. I think you're all tired of a hard day of working or parenting. Immagino che siate tutti stanchi dopo una giornata di lavoro o una giornata con i vostri figli. Or both. O entrambe le cose. And so let's dedicate this short meditation to our children and children to come in this world. E quindi possiamo dedicare questa breve meditazione ai nostri figli o ai figli che devono ancora venire al mondo. Including our inner child. Inclusi ovviamente i nostri bambini interiori. So find a comfortable sitting position. Mettiamoci in una posizione seduta, comoda. And maybe keep your eyes still open a moment. Per adesso possiamo tenere gli occhi ancora aperti. And just look around in the place you're sitting in. E guardiamoci intorno nell'ambiente in cui ci troviamo. Your work office, or for many at the moment our home office. Che siate a casa o che siate ancora in ufficio o nel vostro studio. Or any other room in the house or the house of others you're sitting in at the moment.
o qualsiasi sia l'ambiente in cui vi trovate seduti in questo momento. And just appreciating for a moment this place. E guardiamolo e apprezziamo per un momento il luogo in cui ci troviamo. The intimacy of the place, or maybe the novelty of it. L'intimità che ci trasmette oppure il senso di novità. This place that keeps us safe and protected. Questo posto che ci fa sentire al sicuro, che ci protegge. And perhaps if you have a family with children, also your children and other family members. E che se ci sono protegge anche i vostri figli, se ne avete, o le altre persone che vivono con voi in questo ambiente o che sono con voi in questo ambiente. And then if you want, close your eyes or let it rest on a point before you. E adesso, se lo desiderate, potete chiudere gli occhi o diciamo focalizzare un punto davanti a voi, se preferite. And bringing the attention to the sitting body. E portiamo l'attenzione al nostro corpo nella sua posizione seduta. And what it's sitting on. Su cosa è seduta. Appreciating for a moment the quality of support of your chair or whatever you're sitting on. E possiamo apprezzare per un momento il sostegno che ci dà la sedia su cui siamo seduti o qualsiasi altra superficie su cui siete seduti. Or what you're lying on or standing on. O se siete in piedi, il sostegno del pavimento, se siete sdraiati del letto, del divano su cui vi trovate. And then bringing the attention to the sitting body or the lying or standing body. E focalizziamo l'attenzione sul nostro corpo, nella sua posizione, sia essa seduta o in piedi o sdraiata. Aware of the gravity. Sentiamo il senso di gravità. Aware of where the body is making contact with the chair, the floor. Focalizziamo l'attenzione sui punti di contatto del nostro corpo, sul sostegno che ci sorregge. And taking refuge in what is solid. E prendiamo rifugio in ciò che è solido. Whatever we're sitting or lying on or standing on. Qualsiasi sia il sostegno su cui siamo seduti o in piedi o sdraiati. And aware of the solidity or at least the relative solidity of the earth beneath us. E prendiamo consapevolezza della solidità o comunque della relativa solidità della terra che giace sotto di noi. And now bringing the attention to our vital functions. Ora portiamo la nostra attenzione alle funzioni vitali del corpo. Our breath. Il respiro. And how it flows in and out of our body. Come fluisce entrando e uscendo dal corpo. Our heart beating. Il nostro cuore che batte. And how it pumps the blood and the oxygen
throughout our body. Batte e fa fluire il sangue, l'ossigeno attraverso tutto il corpo. And perhaps you can even notice your gut. Possiamo anche portare l'attenzione sull'intestino And how it's working on our food, or maybe asking for food because it's almost dinner time. e che forse sta ancora digerendo del cibo o magari fa qualche rumore perché reclama il cibo visto che è quasi ora di cena. And simply appreciating these vital functions of our body and how they are working for us. E possiamo semplicemente apprezzare questi sistemi, queste funzioni vitali che lavorano e funzionano per noi. And now, if you want, opening your ears for any sound that you can hear inside a house or outside. E ora possiamo portare l'attenzione ai suoni, a qualsiasi suono che riusciamo a percepire sia dentro la nostra casa, stanza o anche fuori. Perhaps sounds of your children or other people living with you. Forse possiamo sentire il suono dei bambini o delle altre persone che abitano con noi. The sounds outside, like an airplane now over Amsterdam that I can hear. O dei suoni che vengono dall'esterno, come ad esempio il suono di un aereo che io riesco a sentire qua mentre vola sopra ad Amsterdam. So listening to the life in our body and the life outside. Quindi ascoltiamo sia la vita che c'è dentro il nostro corpo che la vita che c'è fuori. The life and the liveliness of this world. La vita e la vitalità del nostro mondo. Of which we are part. Mondo di cui noi siamo parte. And with who we are connected. Mondo con cui noi siamo connessi. And isn't it amazing that we here online can be connected with over 200 people at the same time? E pensiamo quanto è incredibile che possiamo essere adesso qui online connessi in 200 persone, tutti connessi allo stesso tempo. Each in our own place, our own house, but all Ognuno connected. di noi nella propria casa, nel proprio spazio. And in a moment the bell will ring. E fra poco suonerò la campana. Which will indicate the end of our meditation together. Per indicare la fine della nostra meditazione insieme. And so take a moment to stretch the body or see what the body needs in order to be awake for this presentation. E possiamo adesso prenderci un momento per stiracchiarci o alzarci o sentire quello che il corpo ci chiede per essere pronti a seguire la presentazione che farò adesso. And if you feel that you can listen better, for example, while standing up or lying down, please do so. Se qualcuno sente di poter seguire meglio, ascoltare meglio in un'altra posizione, in piedi, ognuno è libero di scegliere ciò che è meglio per lui.
Wait. Do you see the, no, there's something strange. Wait. I have a little difficulty. Perdona Susan, mentre... Yes, now you see the screen? Yes. Yes, perfect. Okay. So, mindful parenting in challenging times, and I start with two pictures, one already of a few years ago, so of two children demonstrating for clean air. Allora, questo l'ho chiamato appunto mindful parenting in tempi difficili. Challenging è proprio anche diciamo, sfidanti letteralmente, non c'è proprio l'equivalente. E ci sono due fotografie, una un po' più vecchia di due bambini che fanno una dimostrazione chiedendo aria pulita. So the mouth caps they're wearing is not because of COVID, it was because of the polluted air they had to breathe. E in quel caso indossavano delle mascherine non per il Covid, ma perché l'aria era inquinata, quindi chiedevano un'aria più pulita per respirare. Which is not only the case in India, but across the world, 90% of children breathe in too polluted air. E che era il caso appunto in India, ma non solo, perché il 90% dei bambini, diciamo, nel mondo respirano aria inquinata. And then to the right, a picture taken in Hong Kong of a parent and a child in Corona times. A destra invece una foto fatta a Hong Kong di una mamma con il suo bambino in tempi di Covid. But so aside from the challenging times we're living in at present, there are many reasons why parenting can be stressful. Ma a parte le difficoltà oggettive che stiamo vivendo oggi nel mondo, ci sono tanti motivi per cui l'essere genitori può essere stressante. So first, there can be obstacles, for example, if you have children who have mental or physical problems. Possono essere innanzitutto degli ostacoli e quindi ad esempio chi ha dei bambini che presentano delle problematiche mentali o fisiche. For example, a child with autism or a child with a chronic health problem like diabetes. Quindi possono essere ad esempio genitori con figli autistici o che hanno una condizione cronica, una malattia cronica come il diabete per esempio. Or parents may have themselves mental or chronic physical problems that make parenting more stressful. Oppure anche per problemi fisici o mentali dei genitori stessi che rendono quindi il loro compito molto stressante. And then parents can have marital, relational and co-parenting problems. I genitori possono anche avere problemi nella relazione tra di loro e nell'essere genitori insieme dei propri figli. Or they may go through a divorce and start over again with a new partner. Possono essere magari genitori che sono separati o divorziati dall'altro genitore e che si ritrovano a fare i genitori con un'altra persona. All events in life that can make parenting more stressful. O tanti eventi nella vita che possono, diciamo, creare stress a un genitore. And then, of course, there can be sibling relationship problems that can make parenting more stressful, or children can have learning problems that can make parenting more stressful. Ad esempio ci possono essere anche problemi tra fratelli e sorelle o problemi di apprendimento, molte problematiche che possono rendere la genitorialità difficile o stressante. And so if you don't meet any of those problems, and there's only a minority of parents who don't meet any of those. Se non vi riconoscete in nessuna di queste situazioni ed è diciamo un po' una minoranza dei genitori che non si riconosce in nessuna di queste situazioni elencate,
then simply the transition from being a person and being a partner to becoming a parent is a stressful one. E possiamo, credo, tutti concordare che la semplice transizione dal passare da essere una persona singola, senza figli, a diventare un genitore può essere una transizione spesso abbastanza stressante. And then if there are financial problems that can make parenting more stressful, or very small housing. Un'altra situazione che rende l'essere genitori stressante può essere anche una difficoltà economica e finanziaria, o anche un ambiente, una casa piccola, e quindi di essere a stretto contatto sempre in casa. So, which we call low social economical status. Che è questo SES, quindi stato economico e sociale, diciamo, basso. And we all know that because of Corona, the social economic status of many, many families has gone down. E sappiamo tutti anche che in questi tempi del coronavirus lo stato economico e sociale di molte famiglie è notevolmente peggiorato. And then the complexity of the current society with a lot of social media and screen use can make parenting more stressful. E un'altra cosa che può rendere l'essere genitori più complesso oggi è anche proprio la nostra società e il dilagare dei social media, del tempo che i figli passano davanti a uno schermo, che rende la questione anche abbastanza complessa e stressante. And finally, climate change and Corona, that I will talk about a little bit more later. E in ultimo il coronavirus e comunque i cambiamenti climatici, di cui parleremo più tardi. So, but on top of that, parenting is inherently stressful. Comunque, se non bastasse questo elenco di cose che sono stressanti dell'essere genitori, l'essere genitori è proprio stressante di per sé. So, because mankind, other than most animals, babies are born very premature. E questo perché nell'essere umano, a differenza degli altri animali, del regno animale, i bambini nascono che sono ancora molto prematuri. And they take a long time before they can independently walk and eat and protect themselves. E hanno un tempo di maturazione da quando nascono a quando sono indipendenti, nel senso che possono prendersi cura di se stessi da soli, che è un tempo molto lungo. And that is because we have such big heads, we have to be born before we're ready to see the world. E il motivo è che, avendo dei cervelli così grandi, dobbiamo nascere presto, diciamo, venire al mondo presto. And therefore, it takes huge resources to raise one child to maturity. E quindi portare un bambino appena nato alla maturità completa necessita di una grandissime risorse e di un tempo lungo. And that's why this expression is, it takes a village to raise a child. Humans raise their children in communities of shared care. E c'è un'espressione, un famoso detto che è: ci vuole un villaggio per crescere un bambino. Questo è il motivo per cui di solito, si allevano i bambini insieme ad altre persone. But in our current Western society, there is so much focus on the individual that we don't raise our children any longer so much in shared communities as we used to do. Anche se nel mondo occidentale viene data una tale importanza all'individuo che ormai non è più così comune crescere i figli in una comunità. So that raises our parenting stress. E questo innalza lo stress genitoriale. And then we have an affect regulation system which is very, very good in threat detection.
E sopra tutto questo abbiamo anche un sistema di regolazione che è ottimale per captare i pericoli. So if you look at these early human beings, Se vedete in questa foto questi uomini, diciamo, primitivi, so we weren't strong. non erano forti, We didn't have fur to protect ourselves, to hide. non avevamo la pelliccia per proteggerci, We didn't have sharp teeth. non avevamo dei denti particolarmente aguzzi o taglienti, Or poison. o non avevamo veleno da iniettare, We couldn't run very hard. non potevamo neanche, non eravamo particolarmente veloci a correre. So how could we survive? E quindi come abbiamo fatto a sopravvivere? We became very good in threat detection. Siamo diventati bravissimi a captare il pericolo. So if humans would see a novel animal, Quindi gli uomini primitivi, se vedevano un animale sconosciuto, better think it's dangerous or overestimate the danger. hanno imparato che era più prudente presumere che fosse pericoloso, quindi sovrastimare il pericolo, In order to survive. per poter sopravvivere, per avere più chance di sopravvivere. And that's also why humans are very good in, very exaggerated in seeing possible threats for their children. E questo è uno dei motivi per cui gli esseri umani, e i genitori in particolare, sono particolarmente bravi a vedere pericoli da tutte le parti per i loro figli. Especially the moms, because they could only have a few children. Soprattutto le mamme, che potevano avere solo un certo numero di figli. So better get very stressed when somebody seems a little bit threatening to the children. E quindi era meglio comunque alzare il livello di allerta quando qualcosa sembra essere pericoloso per un figlio. So we can't help being very stressed about our parenting because we are evolved to be so. E quindi non possiamo evitare di stressarci come genitori perché ci siamo proprio evoluti come specie in questo modo. And so now let's dedicate a few slides on the challenges of now. And I start with the climate change. Adesso vorrei dedicare qualche slide su, diciamo, le sfide proprio della nostra epoca e comincerei con il cambiamento climatico. And this here is a picture of a prayer roll in a Buddhistic church. Questa è una foto di un rullo di preghiera in una chiesa buddista, Which I saw a few years ago. che ho visto qualche anno fa. And the children could paint themselves and write some wishes for themselves or others on these rolls. E su questi rulli i bambini potevano fare degli auguri a se stessi o alle altre persone. And when I was reading them, I saw it is in Dutch here, but that many of the children wrote, and this is already a few years ago, that they wish the world to get better and be less polluted. E leggendo ho letto che molti bambini hanno desiderato e si auguravano di avere un mondo più sano e meno inquinato. So they didn't wish for a new car for their father or a new fluffy animal. They really sent good wishes to the world. Quindi non chiedevano un'auto nuova per il padre o un cagnolino, un gatto, ma veramente un augurio per un mondo sano, per la terra. So our kids are worried, even more so than we are. E quindi questo indica che i bambini sono preoccupati, forse più di noi. And so climate change is a global and chronic environmental threat which creates distress and anxiety in parents and children.
E quindi i cambiamenti climatici è un pericolo globale e cronico dell'ambiente che crea disagio e ansia sia nei genitori che nei bambini. And so research is beginning to look at what kind of parenting is helpful in the face of climate change. E quindi ci sono varie ricerche per capire che tipo di comunicazione da parte dei genitori possa essere utile nei riguardi del cambiamento climatico. And finding that when parents communicate positively to their children and really listen to their children's worries, and especially if fathers do so, that helps adolescents cope with these difficult challenges. E le ricerche mostrano che una comunicazione positiva e aperta sull'ansia e sulla preoccupazione che gli adolescenti possono avere per quanto riguarda il clima, soprattutto da parte dei padri, aiuta molto a ridurre il loro stress. And I found one study here dedicated to traffic pollution related asthma in children. Ho anche trovato uno studio che è dedicato all'inquinamento dovuto al traffico in relazione all'asma nei bambini. Showing that if parents are stressed, the children are more affected by this type of asthma. Che ha dimostrato che i bambini che sono più affetti da questo genere di asma dovuto all'inquinamento sono quelli che hanno dei genitori più stressati. And so to talk a little bit about Corona and what it does to parental stress. E ora vediamo invece la situazione del coronavirus, come incide sullo stress genitoriale. So worldwide parents have the last 8 months been confronted with loss of their usual routine. Quindi negli ultimi 8 mesi i genitori di tutto il mondo hanno dovuto affrontare la perdita della loro solita routine, Homeschooling and working at home, la scuola diciamo a casa e lavorare anche da casa, lack of social and physical contact, la mancanza di contatto sociale e fisico, fear of contamination also within the family, la paura di ammalarsi del virus anche all'interno della propria famiglia. and then of course there are parents who parent children with mental or physical health risks and who have special needs. Per non parlare dei genitori di bambini che sono a rischio perché hanno delle problematiche mentali o fisiche o perché hanno dei bisogni speciali. While at the same time the stop of social services and even medical services for those children, it has stopped in periods. Che si sono anche visti, diciamo, togliere o sospendere i servizi sociali di sostegno, di aiuto, a volte anche medici per dei periodi di tempo. And we have to parent our children in an unpredictable future. Per non parlare del fatto di semplicemente dover essere genitori di bambini in un momento in cui il futuro è assolutamente imprevedibile. And so this is an example of a study that has been done in Belgium where they could compare the stress levels of people a year ago and now. Questo è un esempio di uno studio fatto in Belgio in cui hanno paragonato il livello di stress combinazione un anno fa paragonato a quello invece oggi. And we see that the high risk or toxic stress has increased from 14% of the adults to 23% 1 year later after Corona started. E vediamo che lo stress, diciamo, ad alto rischio e tossico è aumentato a un anno di distanza dal 14% al 23% negli adulti. Yeah, and so what does many families, of course, had to be in quarantine, and in Italy, even the whole country got in quarantine.
Molte famiglie sono dovute stare in quarantena, in Italia addirittura tutto il paese è stato in quarantena. And research shows that that gives parents insomnia, stress, anxiety, depression, anger, emotional exhaustion, and especially when quarantined with children. Ed è dimostrato che la quarantena può portare insonnia, stress, ansia, depressione, rabbia, esaurimento nervoso e sintomi da stress post-traumatico, soprattutto quando la quarantena è fatta con bambini. Working moms are more at risk because there is a tendency to protect the father's career. Le mamme lavoratrici sono più a rischio di questi sintomi perché c'è una tendenza a proteggere la carriera del padre. Financial affected parents are more at risk. E ovviamente i genitori che sono anche, hanno delle difficoltà anche economiche sono maggiormente a rischio. And a study in the United States showed that there was an increase in conflict, spanking and yelling in families. E uno studio negli Stati Uniti ha dimostrato che c'è stato un aumento dei conflitti, dello sculacciare i figli e delle urla in famiglia. So now is really the time where parents need mindfulness. Quindi possiamo dire che è veramente un momento nella storia in cui i genitori hanno bisogno della mindfulness. And how to apply this on their parenting. E di capire come si applica la mindfulness al loro essere genitori. So in the next 5 minutes, I will present you shortly the 11 chapters of this new book that has just come out in Italy. Quindi adesso nei prossimi 5 minuti vi farò vedere velocemente i capitoli che compongono il libro Mindful Parenting che è uscito da poco in Italia, in italiano. And so the first chapter, the theme of the first chapter is attentive parenting. Il primo capitolo parla del genitore attento, di essere genitori attenti. Because mindfulness means a specific way of focusing our attention, which is deliberate, on this moment and without judgment. Perché la mindfulness indica un particolare modo di indirizzare la nostra attenzione in maniera intenzionale al momento presente e senza giudizio. And if we apply that on our parenting, it means that we're being present, deliberately present with our attention, without judgment. Se lo applichiamo al nostro essere genitori, significa essere presenti con l'attenzione, con un'attenzione che è focalizzata nel presente senza giudizio. And if we do that with our children, as this father is doing with his son, se riusciamo a fare questo con i nostri figli, come vediamo qui nella foto, questo papà sta facendo con suo figlio. An example here of what we call joint attention. Questo è un esempio di quella che noi chiamiamo attenzione condivisa. He looks at what his son is looking at and they're joining their attention. In cui le due persone guardano contemporaneamente con attenzione alla stessa cosa e condividono questa attenzione. This has many positive effects on the child's attention, on the parent-child relationship, and on the functioning of both the child and the parent, as we will see later. Ci sono dei grandi effetti positivi sia sull'attenzione del bambino che sul rapporto tra il genitore e il bambino che sul genitore stesso, come poi vedremo più avanti. And it doesn't mean we have to do this 24 hours a day. Questo non significa ovviamente che dobbiamo fare questa cosa 24 ore al giorno. But if we do this for 5 minutes with our children, they already notice the difference. Ma se lo facciamo anche solo per 5 minuti con i nostri figli, loro noteranno la differenza. So you can try it tonight at home. E quindi forse è una cosa che potete provare a fare stasera a casa vostra.
or try it with your partner. O potete provare anche col vostro compagno o la vostra compagna. It's really being present with the other person, deliberately being present, attentive, and not judging, for example, what the other person is saying or doing. Essere davvero presenti con l'intenzione, con un'attenzione focalizzata, senza giudizio e senza giudicare quello che l'altra persona sta dicendo o facendo. So in a way, this is the essence of mindful parenting. Per un certo verso questa è, diciamo, proprio l'essenza del mindful parenting. But the book has 10 more chapters. Però ci sono altri 10 capitoli nel libro. And the second is being your own parent. Il secondo parla dell'essere genitori di se stessi. When we step into an airplane, which most of us don't do a lot anymore, Quando prendiamo un aereo, che purtroppo è una cosa che ultimamente immagino la maggior parte di voi non abbia potuto fare, the instruction is first to put on your oxygen mask yourself before helping your children. quando danno le istruzioni di sicurezza, la hostess dice sempre che in caso di un calo di pressione di prima mettere la maschera, la propria maschera di ossigeno, prima di aiutare gli altri a mettere la loro. And so self-care, self-compassion is really essential for parents, because otherwise they get really exhausted. E questo per dire che la cura di se stessi e la compassione per se stessi è estremamente importante per evitare che un genitore sia sopraffatto ed esausto. They can even get a parenting burnout. Esiste il cosiddetto burnout anche genitoriale. So the next chapter is how to use mindfulness in order to cope better with our parenting stress. Il terzo capitolo parla di come utilizzare la mindfulness per gestire lo stress dell'essere genitore. Because when we're under stress, whether it's parenting stress or work stress or whatever other types of stress, Perché quando siamo sotto stress, che sia lo stress genitoriale o lo stress sul lavoro o qualsiasi altro tipo di stress siamo sottoposti, we come in a survival mode, which is a mode that helps us to fight or flight. entriamo in una modalità detta di sopravvivenza che ci indica, che ci porta a prendere due strade, che è o lottare o fuggire. Which is essential, for example, if you see your child running on the street and there's a big truck coming. Questa è una modalità che è fondamentale se ad esempio vedete che vostro figlio sta per attraversare la strada senza guardare e c'è un camion che sta arrivando. So the stress will then help you to either grab your child so that it doesn't come under the truck, or scream as hard as you can so that the child can run away. In questo caso lo stress sarà utile nell'attivare la nostra reazione che ci porterà o a correre per tirare via il bambino dalla strada o urlare fortissimo in modo che il bambino si accorga e si sposti. But our evolutionary system, our brain, doesn't know the difference between daily stress and really survival stress. Il problema è che il nostro cervello non è molto bravo a cogliere la differenza tra uno stress giornaliero e un pericolo davvero reale di sopravvivenza. So any stress will give us the impulse to fight or flight. E quindi succede che qualsiasi tipo di stress ci porterà, innescherà questa reazione di fuga o attacco. And this is not good for our parent-child relationship. E questo però non aiuta per niente il rapporto genitore-figlio. And it can really be damaging for our children.
Anzi, non solo non aiuta, ma può proprio anche portare dei danni ai And nostri that's, figli. and that's why in mindful parenting, parents learn to recognize signs of stress in their bodies and then use mindfulness to take care of their own stress so that they don't fall out to their children so much. E questo è perché il mindful parenting ci insegna a occuparci, ad accorgerci del nostro livello di stress, a prenderci cura di questo livello di stress, di questo stress in modo da abbassarlo e soprattutto a non, diciamo, reagire contro i nostri figli. And it's not that we can't get angry anymore with our children. E con questo non voglio dire che non occorre, che non bisogna arrabbiarsi con i nostri figli. But the anger that is a voluntary decision is very different from the anger of falling out when we're under stress. Ma ci sono due tipi di rabbia diverse. C'è una rabbia, diciamo, consapevole, costruttiva, e una rabbia invece distruttiva, no? Che invece rompe e basta. Sorry. I'm just checking the alarm. Yes. Okay. So we continue. The next chapter is about our parenting expectations. Il capitolo dopo parla delle aspettative che i genitori hanno and how mindfulness can help us to discover the true nature of our child. e di come la mindfulness può aiutarci a scoprire qual è la vera natura dei nostri figli. The chapter thereafter is about rupture and repair, how we can use our conflicts with our children and also with our partners in order to deepen our connection. Sorry. Il quinto capitolo parla della rottura e la riparazione, cioè come usare i conflitti per approfondire in realtà la connessione con i nostri figli e anche con il nostro compagno, il nostro partner. And the next chapter is about parenting together. So how we can be whatever is happening between the parents in their personal relationship with each other, how they can parent their children together in good and bad times. C'è un capitolo dedicato ad essere genitori insieme, ad essere, diciamo, buoni genitori qualunque sia la situazione, sia che due genitori siano sposati e vivono insieme e vadano d'accordo, sia che invece non vadano d'accordo e siano separati, restare comunque, diciamo, una squadra come genitori. And this beautiful picture I got from Nicoletta's website. E questa bellissima illustrazione l'ho presa dal sito di Nicoletta. So limit setting, mindfulness can help us to become aware of our limits and express them to our children. C'è un capitolo sul mettere dei limiti, che la mindfulness può aiutarci ad essere consapevoli di quali limiti vogliamo mettere e come possiamo metterli. There is a chapter about how to deal with the guilt and shame that we can feel while parenting our children. C'è un capitolo anche sul senso di colpa e sulla vergogna che possiamo provare a volte come genitori. How we can forgive ourselves, apologize and connect. E di come possiamo perdonare noi stessi, come possiamo chiedere scusa e riconnetterci con i nostri figli o le persone a noi care. Because when we feel ashamed, we tend to isolate ourselves. Perché quando proviamo vergogna tendiamo a isolarci dalle altre persone. So the next chapter is called Love Makes Blind, and it is about how we sometimes can deny the difficulties that our children are having and how acceptance of those difficulties can be the first step
in order to change. C'è un capitolo che dice che l'amore rende ciechi, perché parla del fatto che a volte non riusciamo a vedere e neghiamo le difficoltà che i nostri figli hanno perché l'amore a volte porta a questo e la mindfulness invece ci aiuta anche a prendere consapevolezza se c'è qualche problema e accettarlo. And so the 4 last chapter is about what Nicolette and I have been doing in our reparenting retreat, is how to look at the way we've been parented and how recognizing our schemas and patterns and where they come from can help us to become better parents also to our inner child, to ourselves. E il capitolo 10 ci porta a indagare su quando noi stessi eravamo bambini e su quali sono gli schemi e le dinamiche che ci portiamo dietro dalla nostra famiglia e dai nostri genitori e in una rivisitazione della nostra infanzia e di come si può, diciamo, ridiventare genitori di se stessi per rivedere queste dinamiche, questi schemi. So, and the last chapter is about being a lifelong parent. Very often when parents follow a mindful parenting course, they say, oh, I wish I would have done this when my children were smaller, but it's never too late to become a mindful parent. E l'ultimo capitolo parla del fatto che si è genitori tutta la vita. Spesso i genitori quando scoprono questo protocollo mi dicono che peccato che non l'ho fatto prima, quando i miei figli erano più piccoli, ma in realtà non è mai troppo tardi per scoprire il mindful parenting perché anche quando i figli ormai sono già grandi comunque questo può servire a se stessi, cioè a noi stessi e anche a loro. So there's a Welsh saying that perfect parenting usually only starts with the first grandchild. C'è un detto che dice che il genitore perfetto, si comincia a essere genitori perfetti quando si ha il primo nipote. So I'm running out of time, so I very shortly show you some of the scientific results and then we open to questions. Ormai ho poco tempo, quindi vi faccio vedere proprio velocissimamente dei risultati delle ricerche e poi risponderò alle vostre domande. So in our first study, we looked at parents of children with all kinds of disorders like ADHD, autism, anxiety, conduct disorder, or depression or dysthymia. Nel nostro primo ricerca abbiamo visto genitori di bambini che avevano tutta una serie di patologie, autismo, ansia, disturbi oppositivi, eccetera. And we found that the mindful parenting course, which is in this period, led not only to a decrease in the behavior problems of the child, but also to a decrease in the behavior problems of the parents. E abbiamo visto che il protocollo portava una diminuzione dei problemi comportamentali del figlio e anche una diminuzione dei problemi comportamentali del genitore. And then in the next study, so the first study I showed you was with clinical parents, so parents of children with a disorder. And then we did a study where we compared parents of children with a disorder to just any parent who had stress and wanted to do a mindful parenting course. Abbiamo poi fatto uno studio in cui invece abbiamo comparato i genitori di figli con dei problemi specifici a semplicemente dei genitori di figli, dei genitori qualsiasi di famiglie che volevano fare il corso di mindful parenting. And we found that parents became less stressed, less overreactive, better in their parent-child relationship, better partner relationship, and higher well-being. E abbiamo visto che i genitori avevano meno stress, tendevano a reagire
a non reagire eccessivamente, che il rapporto genitori-figlio era migliore, che il rapporto tra i genitori anche o tra i compagni era migliore, che in generale avevano un benessere maggiore. And also the children had less behavior problems and better well-being. In contemporanea i figli avevano meno problemi di comportamento ed avevano in generale benessere maggiore. And here, so you see it graphically, so in the preventative group and in the curative group, so the clinical group, parental stress went down all the same, and parental overreactivity went also down the same in both groups. Qui potete vedere sia il gruppo, diciamo, preventivo che il gruppo curativo, e in entrambi i casi lo stress diminuiva in entrambi i gruppi e anche la iperreattività diminuiva notevolmente. And so the very last study I wanted to share with you is just out, is about mindful parenting online, because at the moment many mindful parenting courses are provided online. E l'ultimo studio parla del mindful parenting online, perché al momento ci sono una serie di corsi di mindful parenting che si possono fare online. And so this study with Eva Pothuis, this is Eva Pothuis, as the first author, showed that mindful parenting online was effective on parenting stress reactivity, depression, anxiety, and on infant emotional reactivity and infant aggression. Questo studio fatto da Eva Pothuis ha appunto dimostrato che il corso online era efficace sia sui livelli di stress genitoriale, sulla reattività, sulla depressione, l'ansia e anche sulla reattività emotiva del bambino e sugli atteggiamenti aggressivi dei figli. And so I end with, sorry, I'm not going to show this anymore. This is our own mindful parenting online course. I just want to end with a few tips for how to apply mindful parenting in your daily life. E adesso purtroppo non ho tempo di dirvi tutto, ma vorrei finire con qualche consiglio su come, diciamo, applicare il mindful parenting alla vostra vita quotidiana. And I think the most important one is to use the most difficult behavior of your child as your mindfulness bell to do a little meditation. Il consiglio il mio preferito è, diciamo, di usare il comportamento più ostico, difficile del vostro figlio come una campana di meditazione che vi dà l'indicazione di fare una piccola meditazione. Thank you. Grazie a tutti. Grazie Susan, è stato ricco, interessante e significativo per tutti quanti. Noi abbiamo ancora forse qualche minuto a nostra disposizione, non più di 10 minuti, e io pregherei chi è interessato di scendere sulla nuvoletta sotto la quale c'è scritto chat e scrivere sulla chat la propria domanda, se avete delle domande interessanti. Marina molto gentilmente le tradurrà per iscritto a Susan, che è qui per chiarirci gli aspetti per noi meno chiari. Ricordate tutti che questa conferenza verrà caricata sui canali YouTube di Interesse Mindfulness in Azione e anche di Bioenergetica e Mindfulness, quindi se qualcuno non vuole apparire può spegnere la sua telecamera in questo momento. Per farli arrivare al nostro host è sufficiente che voi clicchiate sulla freccetta accanto sulla scritta blu su Everyone, così sarà possibile leggerli collettivamente. Se avete dei dubbi,
La prima, mentre riceviamo le domande, forse la prima annotazione che era interessante evidenziare e che mi ha colpito, no? È come se lo stesso essere genitori mettesse in azione il sistema di allerta e quindi in qualche modo quella che veniva chiamata preoccupazione materna primaria, no? Quindi questo fatto che nell'essere genitore è insito il fatto di essere preoccupato e quindi di avere dei motivi di stress. Il punto non è quello che ci succede, ma cosa ne facciamo di quello che ci succede. Quindi come in qualche modo riusciamo a utilizzare questo stress per diventare genitori sempre più attenti e sempre più consapevoli. No? Era interessante questa indicazione di utilizzare il comportamento per noi più difficile come una campana di consapevolezza che ci porta a rientrare, a prendere qualche respiro profondo, a radicarci prima di scegliere che tipo di risposta dare, in modo che non sia una reazione automatica, ma diventi realmente una risposta. So, thank you for the question. Indeed, I think it's very important if parents understand that we are evolutionary programmed to be stressed about our parenting, so we can't help being stressed. We may feel less guilty about the fact that we get stressed. Grazie per questa osservazione, perché è veramente molto importante che i genitori sappiano che è assolutamente, diciamo, nel nostro DNA, nel nostro sistema umano essere stressati come genitori e che non dobbiamo sentirci in colpa se ci sentiamo così. And then simply every time we're stressed to first take care of our own stress before we respond to the situation, unless it's a life and death situation where we have to respond immediately. E ricordarci che quando sentiamo questa attivazione dello stress dobbiamo prendere cura di questo nostro stato di allerta per poter rispondere in maniera adeguata, almeno che la situazione non sia di una tale gravità, di un tale pericolo, dove allora la reazione istintiva allora è giusta ed è indicata. E un'altra domanda che avevo in mente mentre appunto mi rendevo conto della complessità anche del modello di intervento è, come dire, di avere qualche informazione in più sulla durata di un mindful parenting, cioè un genitore che ha il desiderio in qualche modo di diventare più attento, più consapevole che tipo di percorso fa, e anche un insegnante che vuole arrivare a poter sentirsi competente e incarnare la mindfulness. Yes. So deve avere. Thank you. The protocol of the mindful parenting course is 8 sessions, so it's 2 months, 8 weekly sessions. Allora, il protocollo è composto da 8 sedute settimanali, quindi dura 8 settimane. And the sessions last between 2 and 3 hours, mostly 2.5 hours is what professionals do. Ogni sessione dura più o meno 2 ore, 2 ore e mezza solitamente, quindi sono 2 ore e mezza a settimana per 8 settimane. And you could do it in groups of, for example, 8 to 20 parents. Si fa solitamente in gruppi che vanno dagli 8 ai 20 genitori. And the online version is very similar. Usually it's a bit shorter. And the groups can be larger, but it really depends on who you're working with. E il protocollo online è davvero molto simile come strutturato. A volte si possono fare forse dei gruppi un pochino più
numerosi, ma dipende un po' da che tipo di gruppo è. And I think for the online version, it's very important as a trainer to set aside time outside of the sessions if people have individual questions, because online we can't really assess how the group as a whole is doing the way we do with a face-to-face group. Per un diciamo, istruttore, se tiene il corso online, è importante forse anche avere concedere un po' di spazio al di fuori della sessione per poter rispondere eventualmente a domande o preoccupazioni dei partecipanti, perché online è più difficile, diciamo, valutare come sta reagendo il gruppo e come sta andando il gruppo, e quindi è importante dedicare magari un po' più di tempo anche al di fuori della sessione stessa. Yeah. But an enormous advantage of online mindful parenting is that the children are very often in the house when the parents are meditating. Il vantaggio enorme del protocollo online è che spessissimo, mentre i genitori stanno cercando di meditare online al computer, i figli sono proprio in casa. So the generalization of what we are learning as a group to your own family situation is easier. E quindi diciamo il trasportare quello che si sta imparando come gruppo al proprio contesto familiare è molto più immediato. Sicuramente, sicuramente. Infatti questo è come sono l'altro aspetto della medaglia, no? È come anche con la didattica a distanza ha funzionato così. Anche molti insegnanti hanno detto: per la prima volta siamo entrati nelle case dei nostri studenti, no? E ci siamo resi conto di realtà di cui era difficile rendersi conto diversamente. E invece per quanto riguarda la formazione al mindful parenting, cosa richiede? And the training, Susan, what about the training? How is that structured? Yeah, so of course, but Nicoletta has already talked about that, but in Rome, there will be you mean the teacher training, right? Training. Yes. Yeah. So the teacher training is a 5 days full-time training. Okay. Teacher training dura 5 giorni a tempo pieno, full time, a Roma. And very important is that people study the book deeply before they start the training. Una cosa importante che raccomandiamo è che i partecipanti studino e leggano bene il libro prima di venire a fare il teacher training. And we want the professionals to already have a good understanding of mindfulness. For example, that they've done a mindfulness course for themselves already and have already done a mindfulness retreat, and that they do meditate in their own lives. Prediligiamo, diciamo, dei professionisti che hanno già una buona conoscenza della mindfulness, che hanno una pratica di meditazione già, diciamo, un po' consolidata e che hanno fatto un ritiro di mindfulness e che quindi, diciamo, sono già addentro all'argomento della mindfulness in generale. Non ti si sente, Nico, stai parlando? Posso aggiungere qualcosa? Vorrei aggiungere che questo teacher training sarà in modalità anche online. Oh yeah, yes. E anche l'altra cosa che volevo aggiungere è che trovate sul mio sito i prerequisiti per la partecipazione. E si può partecipare anche se non ci sono tutti questi prerequisiti, e però il titolo viene dato una volta che tutti i requisiti sono stati raggiunti. E soprattutto io sottolineo molto l'importanza di aver partecipato di persona a un protocollo MBSR o a un protocollo MBCT, perché la struttura fondativa rimane la struttura classica della mindfulness. Quindi
chi non ha mai partecipato, chi non ha mai avuto l'esperienza di un protocollo MBSR, di un protocollo MBCT, può avere difficoltà ad entrare nella struttura della formazione. Struttura della formazione che è organizzata in maniera intensiva, come sono organizzate le formazioni, come erano organizzate le formazioni del Center for Mindfulness, per esempio. Questa è una struttura formativa anglosassone come impianto, dove, a differenza di quello che facciamo in Italia, dove facciamo tanti passi, facciamo una full immersion.